La potenza è tutto, i cavalli sono molto importanti, ma senza grip e senza controllo non si va da nessuna parte. Per questo nella nostra carriera di piloti entra in gioco un elemento fondamentale, la manopola, il punto di congiunzione fra uomo e macchina. Colei che ci consente di scaricare tutta la nostra aggressività e di controllare la precisione dei nostri polsi. Noi dei Trofei Malossi conosciamo bene la follia che si incarna nelle dita dei nostri piloti. Così abbiamo deciso di sviluppare una manopola tutta nostra rivolgendoci ai cari amici di Ariete. Ma come nasce una manopola? Dobbiamo partire dalla matematica. Il processo di creazione parte da complessi calcoli matematici, che vengono poi tradotti in un progetto digitale, in un rendering 3D, che va a realizzare lo scenario ideale, composto da elementi fondamentali che dovranno essere realizzati poi dal vero. Il primo di questi passaggi è la creazione dell'elettrodo. L'elettrodo è un magnifico stampo in rame, che replica esattamente il disegno degli intagli della nostra manopola. Questo fantastico elettrodo viene immerso in una vasca riempita da un fluido che consente la trasmissione elettrica per andare a sagomare con estrema precisione la visione del nostro progetto iniziale, andandola a replicare su uno stampo in metallo già precedentemente sgrezzato e formato nei suoi lineamenti, realizzando la vera e propria matrice di quella che sarà la nostra futura impugnatura. Il secondo passaggio è appunto rappresentato da questo magnifico blocco argenteo di metallo che noi comuni mortali chiamiamo stampo. Lo stampo non è solo composto da quella che si presenta come l'anteprima del magnifico oggetto che andremo a stringere tra le mani quando apriremo il gas, ma è bensì munito di varie e complesse canalizzazioni che avranno il compito di far defluire i materiali che andranno poi a creare il nostro prodotto finito. Lucidato e finalmente pronto per generare un esercito di manopole, questo bellissimo stampo viene montato in macchina. Un complesso strumento del male che andrà, grazie alla magia della fisica e della chimica, a creare la nostra favolosa impugnatura gommosa. Arriviamo quindi al punto cruciale della creazione e partiamo da queste. Queste bellissime sfere sono dei tecnopolimeri che vengono mixati nelle giuste dosi per creare la nostra colorazione preferita. Essi vengono aspirati e spediti all'interno di robuste tubature d'acciaio per poi venire iniettati e liquefatti grazie a principi chimico-fisici dei quali noi comuni mortali non siamo a conoscenza. In realtà basta studiare un po' di fisica e di chimica. È che la formula segreta non me l'hanno voluta sganciare. I polimeri, ormai ridotti allo stato liquido, vengono espulsi da un ugello che li manda nel canale di colata, fino a farlo uscire da un piccolissimo punto di iniezione nello stampo, chiamato anche sottofilo, spalmando la nostra fantastica colata plastica all'interno dell'impronta nello stampo e iniziando finalmente a prendere forma. Nel frattempo, all'interno dello strato gommoso in formazione, uno stampo maschio provvede a mantenere la foratura centrale del canale della manopola. Nascosta dentro di esso risiede una spirale a doppio principio. Essa ha il compito di recuperare l'acqua che viene precedentemente immessa lungo lo stampo per raffreddare la colata che nel frattempo si sta solidificando. Lo stampo magicamente si apre e la manopola appare in tutto il suo splendore. Viene espulsa via grazie a dell'aria compressa e fatta scorrere sul rullo finale che la porterà nelle nostre mani. La progettazione di una manopola è molto più complessa di quello che pensiamo. Viene calcolata la mescola, vengono calcolati gli intagli e i disegni per migliorare il grip, per limitare lo slittamento laterale. C'è chi preferisce una manopola dura da una manopola morbida ed essa diventa il nostro piccolo pneumatico per le mani. Grazie al suo favoloso grip non farà scivolare il nostro guanto dalla presa. Darà modo di scaricare tutta la nostra potenza sui tornanti di Valle Lunga e la potremo sfoggiare in fantastiche colorazioni fluorescenti sui nostri scooter. Ricordate sempre che lo pneumatico non è l'unica gomma importante, ma che in realtà la vostra migliore amica è proprio la manopola. Ci vediamo in pista.